Se ridete a queste battute italiane, il vostro livello è madrelingua. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Comprendere l'ironia in una lingua straniera è sicuramente il livello più avanzato di padronanza della lingua, perché significa conoscere tutti i vari significati di una parola, significa conoscere bene e a fondo la cultura, significa conoscere le differenze di suono, i giochi di parole, il che non è per niente facile. E l'umorismo italiano gioca molto sul doppio senso, su parole che suonano in modo simile. E quindi bisogna richiamare alla mente due concetti diversi in pochi secondi. Perciò in questo video metteremo alla prova la vostra conoscenza dell'italiano. Vi darò una serie di barzellette, battute in italiano. Vi lascerò qualche secondo per pensare al loro significato. Se ridete, significa che le avete capite. Altrimenti non vi preoccupate perché subito dopo vi spiegherò perché si tratta di una battuta e quindi qual è l'ironia dietro ognuna di loro. Come sempre però restate fino alla fine del video per un esercizio di ripasso. La nave spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. Che succede qui? Qual è l'ironia dietro questa battuta? Allora, qui si gioca con il doppio significato del verbo spiegare. Spiegare, infatti, ha sia il significato più didattico che probabilmente già conoscete, e cioè illustrare qualcosa a qualcuno, mostrare come qualcosa funziona, chiarire qualcosa per qualcuno. Quello che io faccio nei miei video, ad esempio, spiego le regole della grammatica italiana a voi. Ma cosa c'entra la nave? Ebbene, spiegare nel contesto nautico ha anche il significato di aprire le vele. Avete presente la nave con le vele? Quando queste vengono aperte al vento si parla di spiegare. E dunque il doppio senso qui è proprio della nave che spiega le vele al vento, nel senso di aprirle, ma il vento non capisce. Come dire, il vento non capisce la spiegazione. Spero invece che voi abbiate capito la mia di spiegazione. Sapete qual è il metodo più efficace per imparare tutte queste battute, questi modi di dire, questi giochi di parole? Consumare tanti contenuti in lingua originale. Ecco perché voglio parlarvi di NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN, oltre a proteggere la vostra privacy, mascherando il vostro indirizzo IP mentre navigate, vi permette di connettervi a internet come se vi trovaste in un altro paese. Nel vostro caso potreste utilizzarla per navigare come se vi trovaste in Italia e accedere così a tutti i siti italiani senza limitazioni.
Il costo è di appena un paio di euro al mese, più o meno il prezzo di un caffè. Inoltre avrete a disposizione il Password Manager, che vi permette di salvare e sincronizzare in modo sicuro le vostre credenziali su tutti i vostri dispositivi, così non rischierete di perderle o dimenticarle. Se vi iscrivete utilizzando il link in descrizione o il codice coupon LERNAMO, riceverete anche 4 mesi gratis sui piani biennali. Quindi cosa state aspettando? Fate attenzione alla prossima. In quale stanza ci si sente più ottimisti? In bagno, perché ogni cosa che farai sarà un successo. Attenzione, qui potete già vedere lo spelling dell'ultima parola che è un po' bizzarro. Successo. Ma facciamo chiarezza. Essere un successo significa essere un trionfo, una vittoria, un risultato positivo. Ad esempio, questo progetto sarà un successo. D'accordo. Ma vedete come invece la parola è stata scritta in questa frase? Su, trattino, cesso. Perché e cosa c'entra il bagno? Ebbene, la parola cesso, in italiano estremamente informale, colloquiale, anche un po' volgare, indica proprio il bagno e in particolare anche proprio il water, la tazza. Quindi in bagno si è più ottimisti perché qualsiasi cosa si farà sarà un successo, non solo come trionfo, ma fisicamente sul water. Prossima battuta. Se una mucca si trova a Bratislava, è una slovacca? L'avete capita questa? Per capirla bisogna conoscere un'altra parola italiana per mucca, che è proprio vacca, da cui deriva per esempio l'aggettivo vaccino, carne vaccina. Ma slovacca, tutto attaccato, indica una persona, una donna slovacca, che viene dalla Slovacchia. E Bratislava è proprio la capitale della Slovacchia. Dunque, una mucca che si trova a Bratislava è una slovacca. A proposito di Bratislava, è una città bellissima, noi ci siamo stati qualche mese fa e vi consiglio di dare un'occhiata al vlog che abbiamo registrato lì perché abbiamo fatto una bellissima esperienza presso l'Istituto Italiano di Cultura, quindi abbiamo partecipato come ospiti durante la settimana della lingua italiana nel mondo e vi lascio questo video qui in alto nella card o giù in descrizione, quindi dopo aver riso un po' con queste battute potete guardarlo. Proseguiamo. Prossima barzelletta. Qual è il colmo per un mango? Non lo so. Mango io. Allora, prima di vedere l'effettiva spiegazione, chiariamo che cos'è il colmo. Il colmo è il massimo dell'assurdo, la cosa più paradossale che possa capitare. E molte barzellette, infatti, cominciano proprio così. Qual è il colmo per... E questo fa
nascere l'ironia. Qui la domanda è molto chiara. Qual è il colmo per un mango? L'altra persona risponde: non lo so. Quindi la persona che fa la domanda di solito dovrebbe dare la risposta e creare l'ironia. Ma qui quella persona dice: mango io. Ed è proprio qui l'ironia. Mango è chiaramente il frutto, però il gioco deriva da una somiglianza di suoni tra mango e manco. Manco è una parola italiana molto informale e colloquiale che significa nemmeno, neanche, neppure, per confermare la negazione di qualcun altro. Dunque, qual è il colmo per un mango? Non lo so, nemmeno io lo so. Ma l'ironia nasce dalla scelta di usare di nuovo mango invece di manco. L'avete capita? Proseguiamo con la prossima battuta. Come si chiama un cane husky non particolarmente bello? Una schifezza. Questa è terribile. Allora, anche qui il gioco di parole è determinato dalla pronuncia, quindi dai suoni, piuttosto che dal doppio significato di una parola. Perché? Innanzitutto qui abbiamo una razza di cane, husky, però notate come in italiano la H è muta, in più cerchiamo di riprodurre la pronuncia inglese e perciò anche se lo spelling prevede una U, comunque noi lo leggiamo husky. Da qui l'ironia alla fine, perché un husky non particolarmente bello è una schifezza, una schifezza. Da come io lo pronuncio, sembra che io abbia scritto una schifezza. Schifezza significa cosa brutta, disgustosa, di pessima qualità. Termine molto molto colloquiale e giovanile. Ad esempio, no, questa parmigiana è una schifezza, proprio non mi è venuta bene. Ma leggendo velocemente un husky, fezza, usando husky come la razza di cane, si crea l'ironia nella pronuncia. Prossima battuta. Due mandarini litigano furiosamente e uno dice all'altro: guarda che ti spicchio. Cosa succede qui? L'ironia ruota attorno alla parola spicchio. Uno spicchio, come nome, è una delle parti in cui si divide un agrume, come il mandarino, dopo che viene sbucciato. 1 a 1. Quella mezzaluna si chiama spicchio. Da qui deriva il verbo spicchiare, che vuol dire proprio aprire il mandarino o un altro agrume a spicchi, quindi parte per parte. Ma il gioco di parole qui è con picchiare, che è molto simile a spicchiare, cambia solo la prima S che scompare. Picchiare significa colpire, battere, percuotere violentemente. Dunque, se due persone stanno litigando, normalmente una dovrebbe dire all'altra: guarda che ti picchio, cioè guarda che puoi ricevere un po' di botte violente. Ma dal momento che qui chi litiga sono due mandarini,
Invece di dire guarda che ti picchio, loro dicono guarda che ti spicchio, perché sono formati da spicchi. Prossima, e restiamo nell'ambito di cibo. Qual è il formaggio servito nei vagoni ristorante? La mozzarella in carrozza. Ebbene, per capire questa battuta dovete conoscere un po' il vocabolario dei mezzi di trasporto in italiano, in particolare il vocabolario dei treni. Infatti, un vagone è una delle parti che forma un treno. Dunque il vagone ristorante in cui viene servito questo formaggio è quella parte del treno in cui si serve il cibo, che di solito si trova alla coda del treno o nel mezzo. Ma lo stesso significato lo ha anche la parola carrozza. Vagone e carrozza sono sinonimi. Se acquistate un biglietto di un treno in Italia, molto probabilmente, quando vi dice il vostro posto, vi parlerà di carrozza numero 3, posto 2D. Quindi carrozza. Dovete trovare, prima di salire, la parte del treno con il numero 3, perché significa che il vostro posto è lì. Dunque, qual è il formaggio servito nei vagoni ristorante? La mozzarella in carrozza, carrozza proprio come vagone. Ma la mozzarella in carrozza effettivamente esiste come piatto in Italia, è anche molto buono. Viene dalla cucina napoletana ed è mozzarella fritta tra 2 fette di pane. Ed essendo in carrozza, ovviamente viene servita nei vagoni ristorante. Prendete questa informazione con le pinze, ovviamente. Non è detto che i treni italiani ce l'abbiano, ma capite l'idea e l'ironia, no? Prossima. 2 casseforti si incontrano per strada. Che combinazione! Questa forse è un po' più avanzata. Facciamo chiarezza. Innanzitutto qui abbiamo 2 casseforti. Attenzione, il singolare è la cassaforte. Al plurale entrambe le parole che compongono questa parola composta prendono il plurale e dunque casseforti. Ma il gioco di parole riguarda la parola combinazione. Perché? L'espressione che combinazione è un'esclamazione molto comune nell'italiano parlato che significa che coincidenza, ma nel contesto delle casseforti la combinazione è il codice segreto con cui una cassaforte si apre e senza il quale non è possibile accedere al suo contenuto. E dunque, che combinazione, che coincidenza, le 2 casseforti si sono incontrate, ma ognuna di loro ha anche una combinazione. Siete ancora lì? Ne abbiamo ancora qualcuna. Mi rifiuto, disse il netturbino. Capita? Allora, innanzitutto, chi è il netturbino? Il netturbino, detto anche spazzino o operatore ecologico, è l'addetto alla pulizia degli spazi pubblici, ad esempio parchi, o in generale chi si occupa della spazzatura di una città. La raccoglie dalle case, la porta negli appositi luoghi per lo smaltimento. Ok, e quindi l'ironia nasce proprio dalla parola rifiuto.
che ovviamente riguarda il lavoro del netturbino, perché rifiuto significa spazzatura. Ma attenzione, il netturbino dice mi rifiuto. Rifiutarsi significa dire di no, non voler fare qualcosa. Quindi il netturbino dice no, non voglio, ma lo dice usando proprio la prima persona singolare di rifiutarsi, che è rifiuto, mi rifiuto. E da qui nasce l'ironia, per via del suo lavoro che riguarda la spazzatura. Prossima. Qual è la pianta più puzzolente? La pianta dei piedi. Qui il gioco di parole viene dal doppio significato di pianta. La pianta è sia un vegetale, come quella dietro di me, sia la parte inferiore del piede. Dunque, qual è la pianta più puzzolente? Qual è la pianta che ha l'odore più sgradevole e disgustoso? Ebbene, non è un vegetale, non è una pianta esotica, ma è la pianta dei piedi. Perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché l'insalata russa. Ritorniamo dal nostro amatissimo cibo e cerchiamo di fare chiarezza. L'ironia qui riguarda proprio la parola russa. Perché? Perché nel contesto di riposo e dormire, sicuramente questa parola viene dal verbo russare, perché noi diciamo il pomodoro non riesce a dormire. Russare significa fare il suono costante, continuo e fastidioso con bocca e naso mentre si dorme. Dunque, perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché c'è qualcuno che russa. D'accordo, ma l'ironia è data dal fatto che si tratti dell'insalata russa. L'insalata russa è un piatto classico italiano fatto con verdure miste e maionese. Dunque l'insalata russa fa rumore di notte, ma allo stesso tempo l'insalata russa è un piatto che mangiamo molto frequentemente. Ed ecco dunque l'ironia. Inteso come insalata russa, questa parola è un aggettivo e significa che viene dalla Russia. Lo so, potrebbe suonare un po' bizzarro, perché un piatto italiano ha un aggettivo che fa riferimento a un altro paese? Perché si dice così? Ve ne parlo, insieme a tantissime altre cose, in questo libro che si chiama proprio Perché si dice? È un libro completamente gratuito, un regalo da me per voi, in cui ho raccolto una serie di espressioni, infatti ho aperto proprio qui, ho raccolto una serie di espressioni che fanno riferimento ad altri paesi, altre città, proprio come insalata russa. E ci chiediamo perché e come si sia giunti a questo nome in italiano. Quindi vi racconto la definizione dell'espressione e anche la storia, l'origine del suo nome. È completamente gratuito, potete scaricarlo visitando questo link. Se invece questo video vi è piaciuto, vi consiglio di guardare la prima parte che ho realizzato qualche mese fa, che potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione per continuare a mettere alla prova il vostro italiano. Adesso non andate via perché c'è l'esercizio di ripasso. Adesso ormai abbiamo fatto questo per un po' di tempo e dunque è il momento di mettervi alla prova. Vi darò un'altra battuta
e voi dovrete capirne il significato basandovi un po' sulle vostre conoscenze e cercando di individuare l'ironia. Però non vi preoccupate perché poi comunque vi darò la soluzione. Ditemi un po', qual è il colmo per Babbo Natale? Avere un figlio che si chiama Pasquale. Tra pochissimo vi do le soluzioni, vi lascio ancora qualche secondo per pensare. Sì, lo so, si tratta sempre di battute un po' sciocche, ma allo stesso tempo molto simpatiche, che vi consiglio di imparare perché possono esservi utili magari per alleggerire la tensione durante un incontro o rendere l'atmosfera di una festa più leggera, divertente. E vi ricordo che le ritrovate tutte con tanto di spiegazione sul nostro sito web lernamo.com. Per ogni video che pubblico su YouTube, sul nostro sito web ci sarà l'articolo dedicato in 3 lingue, articolo molto più approfondito, con delle curiosità, più esempi. Poi alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete ascoltare quando e dove volete. Nella barra di ricerca della sezione lezioni potete subito digitare le parole chiave di quello che vi serve e immediatamente visualizzare l'articolo dedicato. Detto questo, qual è il colmo per Babbo Natale? Avere un figlio che si chiama Pasquale. Perché? Pasquale è un nome proprio di persona maschile in Italia, ci sono tantissime persone che si chiamano così, ma Pasquale è anche un aggettivo. L'aggettivo per qualcosa che è legato alla Pasqua, che è chiaramente una festa rivale a Natale. Dunque, Babbo Natale è il personaggio principale del Natale, ma il colmo, il massimo dell'assurdo, è che suo figlio si chiami come la festa concorrente, Pasqua, Pasquale, però come aggettivo, cioè che è legato alla Pasqua. L'avevate capito? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto con questa, vi ricordo di scaricare il nostro libro gratuito visitando questo link e vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Non dimenticate di seguire Lernamo su tutti i social, lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Fatemi anche sapere quante di queste battute sapevate e quante invece ne avete imparate dopo questo video. Ci vediamo prestissimo!